Buongiorno amici, come state? Io sono leggermente influenzato oggi, però, però me la sento anche di fare un video, però non fuori no, fuori anche perché ho visto il tempo, c'è abbastanza grigio, fa freddo, nei prossimi giorni invece ho visto pallino, cioè sole, 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 quindi appena mi riprendo, penso lunedì, martedì, torniamo fuori a fare video. Però per farmi vedere mi dispiaceva lasciarvi senza video ed è un po' di tempo che voglio fare questo video sul famoso Johann Wolfgang von Goethe, si chiama, si pronuncia difficilissima, non è Goethe ma Goethe, questo TH che non è un po' una FE. Peraltro Wolfgang mi ricorda il nostro amico Mozart, di cui ho già letto qualche lettera, e quindi oggi parliamo un po' di questo personaggio e rimaniamo sempre sul lago di Garda. Io spero che voi stiate bene e possiamo iniziare. Allora, ho gli occhiali come sempre quando ho davanti il mio computer per gli appunti perché a leggere davanti sullo schermo mi dà un po' fastidio, quindi questi occhiali attutiscono un po', come dire, la famosa luce blu. Non so se realmente funziona, anzi vi posso dire sì, nel senso che alcuni dicono ma non funziona, funziona. In realtà io ho testato in questo modo, ho provato a leggere tantissime pagine quando non li avevo e dopo un po' gli occhi veramente vedi doppio. Con questi occhiali, leggendo anche una quantità maggiore di pagine davanti allo schermo, anche se non mi piace farlo, ma a volte ne sono costretto perché magari è un PDF e non voglio stampare 100 pagine, con questi occhiali non ho mai avuto problemi, quindi probabilmente questo sistema di filtraggio, questa famosa luce blu, funziona. Detto ciò, allora, questo scrittore famosissimo, uno penso dei maggiori letterati tedeschi, nel 1786 decide di fare un viaggio in Italia. Naturalmente non viene soltanto sul lago di Garda, perché va anche a Napoli, Roma, Palermo, per, come dire, per creare una crescita dal punto di vista artistico, culturale e infatti restò anche molto influenzato appunto dal punto di vista letterario e culturale da questo suo viaggio e anche abbastanza divertito, ma magari dopo, ma al momento mica tanto, per quello che è successo qua da noi sul lago di Garda, anche se non eravamo proprio noi perché questa cosa qua gliel'hanno fatta gli austriaci, ma adesso ci arriviamo. Poi vi leggerò anche proprio dalle sue parole cosa disse dell'accaduto. Ora, per capire la storia, siamo al 13 settembre 1786 e Johann, chiamiamolo Johann, così il veramente non mi piace pronunciarlo. Ah, una parentesi, voi sapete cosa vuol dire quando Johann Wolfgang, quel von Goethe, cioè von, non so se lo sapete, è come dire, è una particella, come dire di, da, cioè appartenente a, in termini nobiliari, quindi sempre, diciamo, in termini nobiliari ovviamente, no? Appartenente a un certo feudo, una certa famiglia nobiliare. Va bene, quindi il nostro Ion, 1786, 13 settembre, arriva a Malcesine. Peraltro voi sapete che di Malcesine ho fatto tantissimi video ed è un posto bellissimo, infatti arrivando c'è questo castello che lo vedete è così arroccato là sopra e già in lontananza veramente è molto molto suggestivo. E infatti noi oggi facciamo le fotografie, facciamo i video, lui all'epoca non aveva questi strumenti, essendo un artista, anche se non proprio un pittore, cosa fece? Si mise a fare degli schizzi, no? E cosa succede però? Che lui, provate a immaginare questo signore, è uno straniero, mai visto lì, vestito anche in modo un po' stravagante tra l'altro. Le guardie austriache, perché Malcesine era sotto il dominio austriaco, si insospettiscono e pensano che questo qua sia una spia, che magari sta prendendo degli appunti sulle fortificazioni, no? Sentivo vibrare qualcosa, aspettate. No, scusate. Quindi lo prendono, lo portano al Palazzo dei Capitani. Palazzo dei Capitani, peraltro, ogni volta che vado a Malcesine ci entro e
e ve lo faccio vedere, no? È bellissimo, ha degli affreschi, poi c'ha fuori un porticato stupendo con una bellissima vista. Comunque immagino che voi lo conosciate se avete visto i miei video. Viene portato lì, interrogato dalle autorità, però ecco, grazie alla sua eloquenza, quindi alla sua capacità dialettica e anche un po' al suo carisma, riesce a convincere appunto gli accusatori del fatto che le sue intenzioni erano reali, cioè stava dicendo la verità. Io stavo dipingendo, prendendo degli schizzi del castello perché mi piaceva e volevo portarmi via un ricordo. Cioè, non sono una spia, non c'entro niente, mi occupo di arte e di cultura. E quindi dice, il mio unico scopo era quello di catturare la bellezza del paesaggio. E qua vi metto anche degli schizzi che lui ha fatto. Bene, a questo punto le guardie, rassicurate dalle sue parole e colpite anche dalla sua personalità, lo lasciano andare, si scusano per l'inconveniente. Lui, sollevato, poi prosegue il viaggio, portando con sé però questo ricordo, tanto che l'aneddoto dell'arresto viene poi riportato nella sua opera Viaggio in Italia, che è stata pubblicata tra il 1813 e il 1817. E ora, a proposito di quest'opera, è molto, secondo me, interessante, più che quello che vi ho raccontato io, ma per farvi capire, ma quello che dice lui, di quello che è successo. Perché lui comincia così. Innanzitutto partiamo dall'arrivo a Malcesine e l'inizio dei sospetti. E lui dice: a Malcesine, la prima località dello stato di Venezia, sulla sponda orientale del lago di Garda, trovai una locanda abbastanza buona e pulita. Il luogo è situato amenamente e mi proposi di passarvi la notte. Voglio farne un disegno, come anche del castello sul lago, che è un bel soggetto. Oggi, passandoci davanti, vi ho fatto uno schizzo. Quindi lui qua ha raccontato quello che io vi ho spiegato prima, del suo arrivo, vede un bel posto e vuole fare appunto uno schizzo del castello, e l'ha fatto. E che cosa succede? Vediamo che cosa dice lui. Questo parla dell'arresto e dell'interrogatorio. Ora, vi leggo testualmente quello che lui ha scritto. Mentre me ne stavo tranquillo a disegnare, vennero alcuni uomini a interrompermi e a farmi delle domande. Mi chiesero che cosa stessi facendo e se fossi stato io a fare quei disegni. Risposi di sì e aggiunsi che era un'abitudine che avevo quando trovavo un luogo che mi piaceva. Ma essi non si acquietarono e mi dissero che dovevo seguirli a Palazzo del Podestà. Mi condussero in una grande sala dove c'erano parecchie persone sedute intorno a un tavolo. Mi fecero sedere e cominciarono a interrogarmi. Ora, non so se lo sapete, ma la figura del podestà, per paragonarla ai giorni nostri, è l'organo comunque giudiziario, no? Quindi un organo amministrativo giudiziario. E ora, adesso lui parla però delle accuse e le sue giustificazioni. Leggo quello che dice lui, che ha scritto lui. Mi chiesero chi fossi, da dove venissi, dove andassi e che cosa facessi. Risposi a tutte le loro domande con la massima sincerità, ma non parvero convinti. Mi accusarono di essere una spia e di voler disegnare le fortificazioni del castello per conto di qualche potenza nemica. Ma cercai di spiegare loro che ero un semplice viaggiatore, un poeta e uno scrittore, e che non avevo alcun interesse per le questioni militari. Mostrai loro i miei disegni, che erano per lo più paesaggi e figure umane, e dissi che non avevo mai disegnato fortificazioni in vita mia. Quindi qui lui spiega tutte le sue ragioni. E ora per ultimo vi leggo che cosa dice a riguardo della liberazione. Finalmente, dopo un lungo interrogatorio, si convinsero che dicevo la verità e mi lasciarono andare. Mi sentii sollevato, ma anche un po' amareggiato per l'accaduto. Pensai che la mia passione per il disegno
mi aveva messo nei guai e che forse era meglio che in futuro mi dedicassi solo alla scrittura. Quindi è anche un po' ironico e simpatico. Bene, questa è la storia che naturalmente è molto più articolata, si può vedere da tanti punti di vista, si può parlarne dal punto di vista giuridico, no? Sicuramente ci sono più dettagli, si può vedere dal punto di vista magari artistico, no? Per quanto riguarda i suoi disegni, si può vedere, parlarne dal punto di vista più storico, entrando più in profondità, ma io non sono uno storico. Quindi spero comunque di avervi allietato questi 20 minuti, 10 minuti di video, non lo so, con questo racconto. Magari lo conoscevate, magari no, magari non così a fondo, leggendo alcuni passaggi della sua opera, del viaggio in Italia. E spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, fatelo, è importantissimo. Vi ricordo anche che ho attivato da poco una sorta di, no, è proprio non una sorta, è un abbonamento al canale, costa 1,99 euro, perché 1,99 euro? Non c'entro io, 1,99 che non piace anche a me perché mi sembra un prezzo del supermercato, ma perché YouTube ha proprio dei prezzi indicati, quindi ho scelto quello, di cui il 30% va a YouTube, quindi boh, a me rimane cosa meno il 30%, 1,30, 1,40 €, che è il prezzo di un caffè, 1,20 di un caffè al banco, neanche seduto. Quindi se volete supportare il mio lavoro, offrirmi virtualmente un caffè al mese, potete farlo abbonandovi. Che vantaggi avete? Come dico sempre, nessuno. Non c'è nessun vantaggio tra gli abbonati e non abbonati. Sì, forse qualche cosina che loro scrivono, che poi sì, che io vedo prima, di un abbonato vedo prima i commenti, ha una faccina in parte particolare, quindi si riconosce come abbonato, però insomma è poco rilevante perché comunque io rispondo sempre a tutti, quindi poi non ho 3000 commenti, 50 al giorno, rispondo a tutti, non è un problema. Però ecco, se vi abbonate mi aiutate a supportare questo mio progetto. Altro da dire? No, ho finito. C'era altro da dire? Ah sì, che più avanti io questi video che ogni tanto faccio in casa mi sono organizzato con un tavolino a campeggio, ho preso, aspettate faccio vedere, riesco senza spaccare tutto qua, si vede questa, che cos'è? Questa è, metto qua, è una batteria, ma ne ho presa anche un'altra più grossa, questa è un 300 watt alimentata a pannelli solari, è un alimentatore portatile, una batteria con l'uscita 220 e tutto il resto, quindi posso anche star fuori di più, perché andando avanti voglio star fuori di più, voglio fare dei video anche, per esempio, mettere il mio tavolino in un parco, raccontarvi queste cose, però non in quattro mura, ma in mezzo magari davanti al lago, e non ho più il problema che si scarica il computer, si scarica il telefono, cioè ho questa roba qua. Ma ne ho presa anche un'altra da 800 watt, quindi ho tanta potenza dietro per portare telefono, computer, tutte le cose, poter stare fuori di più. Se no ogni volta devi rientrare, perché ho sempre usato questi caricatori che magari anche voi avete piccolini, però hanno un certo limite. Poi io, facendo tanti video, un sacco di cose, portando il computer, facevo fatica. Va bene, tutto qua. Quindi cercherò di stare, scusate, è un po' ancora mal di gola, sono ancora un po' influenzato. Quindi cercherò di stare fuori ancora di più. Non mi ricordo all'inizio se ho detto che sono influenzato, l'ho detto l'altro giorno in un video, però non mi ricordo se l'ho detto all'inizio di questo video. Sì, sono ancora un po' influenzato, leggermente un po' di mal di gola, niente grave, febbre pochissima, cioè sto bene alla fine, soltanto che è proprio meglio che non esco, dai, se no non guarisco più qua. Ah, non vi ho detto una cosa, non vi ho detto. Sapete perché non ho bevuto il caffè? Perché prima di questo video ne ho fatto un altro, uguale, 20 minuti, parlo, bevo il caffè, faccio tutte le mie cose, bicchiere d'acqua, riguardo il video, non c'era l'audio, non c'era l'audio, quindi l'ho rifatto per la seconda volta, adesso cioè neanche bevo un secondo caffè, però l'ho fatto prima, però voi quel video, cioè non c'è l'audio praticamente, non so per quale motivo, vabbè.
Comunque, adesso vedete cade tutto qua. Va bene. Ah, dietro non ci sono più neanche i quadri, vedete, l'ho tolti, sto facendo un po' di cambiamenti qua, insomma. Al contrario di tutti gli youtuber che cercano sempre di fare tutti i sfondi più belli possibili, a me proprio non interessa nulla. Anche perché è bello quando vado fuori con lo sfondo del lago, qua che ci sia un quadro, che ci sia una bella lucetta verde, qualcosa, ma non mi interessa proprio. Va bene, ho finito e ci vediamo in un prossimo video.